Il mondo del calcio è stato concorde nel ritenere Diego Armando Maradona il dominatore assoluto dei campionati mondiali di calcio disputati in Messico nel 1986. Eccolo andare in gol alla sua maniera contro l'Inghilterra. Questo geniale calciatore è uno dei pochi capaci di creare e sfruttare occasioni da rete grazie ad azioni individuali e di squadra. La gente va allo stadio per vedere il suo gioco imprevedibile e spettacolare, non certo per vedere un calcio grezzo e approssimativo. Anche in Messico il fuoriclasse argentino ha dimostrato quanto sia importante per un giocatore possedere una buona tecnica individuale. Purtroppo si tratta di un caso isolato. Tra i giovani calciatori c'è un'enorme carenza di educazione alla tecnica individuale. Per questo motivo la maggior parte di essi riesce a raggiungere l'area di rigore avversaria solo giocando un calcio alquanto rude. Un sistema sicuro per strappare gli applausi degli spettatori è quello di centrare la porta con tiri da lontano. Abbiamo scelto per voi alcuni esempi. Tenete presente che giocatori tecnicamente poco dotati difficilmente riescono a procurarsi un'occasione di tiro tra un nugolo di difensori. Ecco il brasiliano Josimar fiondare il pallone alle spalle del portiere irlandese. Ecco il marocchino Cairi, specialista nei tiri di potenza, battere con un gran tiro al volo il portiere portoghese. Osservate questa stupenda azione del russo Belanov, conclusa con un tiro imparabile per Jean-Marie Pfaff. Che cosa deve fare un giovane calciatore per raggiungere lo stesso grado di perfezione di questi campioni? Deve innanzitutto soddisfare questi 4 requisiti. Deve possedere una tecnica di palla sicura e dinamica. Deve essere abile in situazioni di 1 contro 1. Deve essere in grado, sia da solo che con l'aiuto dei compagni di squadra, di scartare gli avversari. Deve sapere creare il maggior numero possibile di occasioni da rete. È questa la prima tappa per raggiungere l'apprendimento di una pluriforme e dinamica tecnica di palla. Senza questi principi di base è impossibile diventare campioni. I calciatori devono avere nei piedi la stessa sensibilità che i giocatori di pallacanestro hanno nelle mani. Guardate questo passaggio di Vandenburg e il modo in cui Gullit lo trasforma contro la Spagna. Ecco 3 bellissimi gol, 2 di Breitner e 1 di Overath, ambedue giocatori della nazionale tedesca negli anni 70. Vi mostreremo ora su questa cassetta come alcuni ragazzini di età variabile dai 5 agli 8 anni, che da poco hanno cominciato a giocare al calcio e che quotidianamente da un paio di mesi si esercitano col pallone, abbiano potuto incrementare enormemente la loro sensibilità di palla. Per apprendere e sviluppare in diversi modi la tecnica e il controllo di palla, abbiamo diviso i movimenti in 2 categorie di esercizi. Possiamo definire la prima categoria di esercizi come insieme di movimenti atti a sviluppare il controllo di palla e l'agilità di ambedue le gambe. Il movimento del piede sul pallone deve essere rapido e leggero. Il pallone viene fatto scorrere alternativamente a sinistra e a destra e in seguito viene stoppato con l'interno e con l'esterno del piede. Passare il piede lateralmente sopra la palla, alternativamente a sinistra e a destra, riportandolo poi indietro con l'esterno dello stesso piede. Facendo questo esercizio inizialmente, si tende a riportare indietro il pallone con la suola. Quando il controllo di palla e dei movimenti si è sviluppato, l'esercizio viene eseguito correttamente con l'esterno del piede. All'inizio i ragazzi tecnicamente meno dotati incontreranno qualche difficoltà nell'esecuzione di questo esercizio. Per questo è importante che l'allenatore nella fase iniziale aiuti e stimoli i ragazzi a superare tranquillamente le prime difficoltà. Deve infatti aiutarli con pazienza a uscire indenni da questa prima fase. Tutto il resto poi sarà più facile. Spostare la sfera alternativamente a destra e a sinistra, scavalcandola con l'intera pianta del piede.
e riportarla poi indietro con la sola punta della pianta del piede. In questi esercizi la palla deve essere accarezzata, ossia colpita in scioltezza, imprimendo pochissima forza col piede. Invece di calciare via la palla appena questa viene a trovarsi davanti ai vostri piedi, come finora avete sempre fatto, provate a sfiorarla e a farla rotolare davanti a voi, in modo che essa faccia esattamente ciò che i vostri piedi vogliono. Colpire la palla con il collo del piede, una volta a destra e una volta a sinistra. Riportarla indietro con la pianta del piede. Fate attenzione all'articolazione del ginocchio e della gamba d'appoggio. Come vedete, essa è piegata. In caso contrario, la palla sfuggirà prima di essere riportata indietro. Generalmente solo i giocatori più bravi fanno regolarmente uso della pianta del piede, ma anche questi ragazzini dimostrano di aver imparato ad usarla correttamente. Portare verso di sé il pallone, alternativamente di destro e di sinistro, e con il collo o con l'esterno del piede riportarlo in avanti. Naturalmente, facendo questi esercizi, è importante cercare di divertirsi, senza aspettarsi o pretendere la perfezione. L'allenatore o chi per esso deve continuare a stimolare soprattutto i meno dotati, facendoli divertire e nello stesso tempo invitandoli a continuare ad esercitarsi fino a quando anch'essi saranno bravi ed abili. È questo uno stimolo essenziale per ogni giovane calciatore, che in questo modo si allenerà con sempre maggior impegno e soddisfazione. Far rotolare il pallone con la pianta del piede una volta a destra e una volta a sinistra e riportarlo poi davanti a sé colpendolo con l'interno dello stesso piede. A seconda delle attitudini di ogni singolo allievo, l'allenatore può prescrivere una serie di esercizi con la palla, che possono essere eseguiti da soli o con gli amici, anche al di fuori dell'allenamento con la squadra. Tanto più un allievo diventa abile con la palla, tanto meno l'allenatore avrà bisogno di stargli dietro e di stimolarlo. Partendo da una posizione laterale, portare la palla di fronte al corpo, alternativamente da sinistra e da destra, e giocarla velocemente in direzione opposta, colpendola con l'interno dello stesso piede. Grazie a questa varietà di esercizi si favorisce lo sviluppo e l'elasticità delle articolazioni delle caviglie, delle ginocchia e delle anche. Far scorrere alternativamente a destra e a sinistra la palla con l'esterno del piede e stopparla con l'interno dello stesso piede. La scioltezza delle articolazioni della caviglia e dell'anca dà la misura di quanto il giocatore sia in grado di portare l'esterno del piede dietro la palla. Questo esercizio dimostra l'importanza che attualmente viene attribuita allo sviluppo delle articolazioni, funzionale alla loro scioltezza ed elasticità. Ecco dei ragazzi esercitarsi nel 2 contro 2. Il campo di gioco non deve essere troppo grande per evitare che i ragazzi debbano correre per 20 metri con la palla al piede prima di poter segnare. Siccome a quest'età i ragazzi non riescono ancora a concentrarsi a lungo su uno stesso esercizio, è consigliabile dopo 10 minuti di allenamento col pallone con i semplici esercizi che vi abbiamo mostrato, interrompere l'allenamento e far disputare una partitella. Come per l'esercizio che state osservando, anche per la partitella è meglio che siano pochi i giocatori che si affrontano. Questo per evitare che l'uno si ostacoli con l'altro. Sono molto più importanti le azioni e le iniziative individuali che non gli inutili sprechi di energie per cercare di stroncare sul nascere le iniziative individuali dell'avversario. L'essenziale è prendere l'iniziativa col pallone tra i piedi e questo vale anche per i giocatori di fama mondiale. Ja, Pascal, man. Ja, maar je mag gewoon, Pascal. En
Passia, Pascal. Kom, Passia, Passia. Nee, Pascal. Aan de kant. Nee, maar cool. Aan de kant. Vediamo ora cosa significa creare delle occasioni da rete con dei cross o dei passaggi in profondità. Ecco Gary Lineker sfruttare due occasioni durante la partita Inghilterra-Polonia. Chi non possiede un ottimo controllo di palla non può essere in grado né di scodellare buoni passaggi nell'area avversaria, né tantomeno di sfruttare le occasioni che gli si presentano. Ecco il gol dello spagnolo Calderé durante l'incontro Spagna-Algeria. E quello del danese John Eriksen nell'incontro Danimarca-Germania occidentale. Spettacolare questo gol di Platini contro l'Italia, frutto di un'azione molto bella e veloce. Ecco Lineker ribadire ancora la sua abilità di tiro durante Inghilterra-Paraguay. Vediamo come Johan Cruyff va in gol nel 74 contro il Brasile. E come un altro grande campione, Michel Platini, batte il portiere del Kuwait. Il brasiliano Socrates è un giocatore piuttosto lento, ma in compenso la sua classe e la sua visione di gioco sono davvero eccezionali. Eccolo andare a segno contro la nazionale italiana. Qui i danesi si accorgono sulla loro pelle di quanto sia pericoloso l'attaccante spagnolo Emilio Butragueño. Ecco Ruud Gullit con la maglia del Feyenoord andare via in progressione e battere il portiere della Z. Così come Vanenburg quando militava nelle file dell'Ajax. Con questa bella rete del paraguaiano Romero, realizzata durante la partita di Coppa del Mondo contro l'Iraq, chiudiamo questa sezione dedicata ad alcuni gol scaturiti da cross o da passaggi in profondità. Percorrendo senza interruzioni la distanza tra due paletti, portare avanti il pallone colpendolo con l'interno di entrambi i piedi. Anche questo esercizio all'inizio può risultare abbastanza difficoltoso, ma con una scrupolosa applicazione si può ottenere la scioltezza e la facilità di controllo necessarie. Poi, soprattutto, perché? Chi stava basso?
Assistiamo ora allo stesso esercizio precedente con l'aggiunta di una piccola finta ad ogni cambio di direzione. Si può notare come questi ragazzini, grazie allo sviluppo del loro controllo di palla, riescono ora ad imparare ad eseguire piacevolmente un movimento tipico di una partita. La finta è il controllo immediato del pallone con l'interno dell'altro piede. Ciò ovviamente aumenta sempre più sia il piacere di allenarsi, sia la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. In questo esercizio, simile al precedente, il cambio di direzione avviene stoppando il pallone con la pianta del piede ed effettuando un rapido dietro-front al di là del pallone stesso. Migliorando sempre di più il controllo di ogni singolo movimento delle gambe e del pallone, migliora progressivamente anche la velocità di esecuzione di qualsiasi esercizio. Cambiare direzione, portando la pianta del piede oltre la palla e stoppando la sfera con l'interno dello stesso piede. In alternativa si può rigiocare la palla dietro la gamba d'appoggio, spingendola nella direzione opposta con una serie di tocchi di palla intermedi. Lentamente ma con sicurezza, grazie a questa serie di esercizi, viene migliorata sempre più la sensibilità del piede nei movimenti corti e veloci. Avvicinare il pallone con la pianta del piede e riportarlo in avanti con il collo dello stesso piede. Stoppare poi il pallone sempre con la pianta del piede, girarsi e ripetere l'esercizio nella direzione opposta. Ciascun giocatore si esercita un paio di volte nella finta e poi dà la palla al compagno, il quale a sua volta esegue lo stesso esercizio. Come si può vedere, anche i ragazzini di 5 o 6 anni, con una discreta sensibilità di palla, non incontrano particolari difficoltà nell'esecuzione di una finta. Sempre a coppie ci si può esercitare anche negli altri movimenti, ossia stoppare la palla con la pianta del piede, rigiocarla dietro la gamba d'appoggio o avvicinarla a sé con la suola, per poi sospingerla in avanti con il collo del piede. È molto importante che già a quest'età i ragazzi sappiano esattamente perché devono allenarsi. Devono sapere che senza una buona sensibilità di palla è impossibile diventare calciatori spettacolari e tecnicamente eccellenti. Devono poi sapere che più si allenano con la palla da soli o con un amico, anche al di fuori degli allenamenti, migliore diventa la loro tecnica e meglio riescono a scartare gli avversari e ad effettuare delle buone azioni personali durante le partitelle. Vediamo un esempio di partitella 3 contro 3, in cui in ogni squadra un giocatore funge da portiere. La parola d'ordine è scartare, segnare e sprecare meno energie possibili per fermare gli avversari. In queste partitelle è importante che le squadre siano equilibrate. Anche i giocatori tecnicamente meno dotati devono avere la possibilità di prendere parte con successo al gioco. In caso contrario, non avendo la possibilità di mettere in atto gli insegnamenti del loro allenatore, rischiano di non migliorare il loro livello tecnico e di rimanere così giocatori di scarso peso qualitativo. Vediamo ora alcuni esempi di come si deve ricevere e controllare la palla. Ecco il grande Pelé stoppare perfettamente di petto e segnare imparabilmente. Bellissimo questo gol di Didier Six, con controllo e tiro eccezionali. Osservate la pericolosità di Hugo Sanchez, anche se in questo caso la sua azione non è coronata dal gol. Il belga Jan Kolemans sembra un tantino goffo e lento, ma in realtà possiede un'ottima visione di gioco. Le azioni che vedrete non sempre si concluderanno con una rete. Talvolta la palla termina fuori, altre volte i difensori intervengono in modo egregio. Tuttavia appare evidente come la tecnica e il controllo di palla siano doti indispensabili per impostare e concludere con successo qualsiasi azione di gioco.
Osserviamo questa azione di De Napoli. Il suo lungo assolo merita di essere guardato. Diversi avversari cercano di sottrargli la palla, senza riuscirvi. Efficacissimo questo passaggio smarcante di Colemans, che manda in gol Vercauteren. Dopo uno sguardo al paraguaiano Romero, concludiamo questa serie dedicata ai campionati mondiali del Messico con un tris di Maradona. La sua incontenibile serpentina tra i difensori inglesi merita di essere ammirata alla moviola. Far scorrere la palla accompagnandola con l'interno del piede, stopparla con l'interno dell'altro piede e ripetere il movimento. Eseguire questo esercizio per tutta la lunghezza del campo, prima con il piede destro, poi con il piede sinistro, circa un centinaio di volte. A mano che l'esecuzione tecnica migliora, si può accelerare gradatamente il ritmo dell'esercizio. Far scorrere diagonalmente in avanti il pallone, accompagnandolo con l'interno del piede e stoppandolo con la pianta dello stesso piede. Alternare piede destro e piede sinistro per tutta la lunghezza del terreno di gioco. Tanto più utile risulta l'esercizio quanto più lontano viene fatta rotolare la sfera prima di essere stoppata. Far rotolare in avanti il pallone, accompagnandolo diagonalmente con la parte anteriore della pianta del piede, alternativamente a destra e a sinistra. Il piede che esegue il movimento sul pallone deve essere in posizione avanzata rispetto al corpo. Ripetere più volte l'esercizio per tutta la lunghezza del terreno di gioco. Dopo 2 mesi di esercizi e partitelle, i risultati si cominciano a vedere. Sia la mobilità che il controllo di palla con ambedue i piedi, grazie ai frequenti contatti col pallone, sono notevolmente migliorati. Far scorrere in avanti la palla a destra e a sinistra con tutto il collo del piede, stoppandola ogni volta con la parte anteriore della pianta del piede stesso. Anche questo esercizio va ripetuto numerose volte per tutta la lunghezza del campo. La gamba d'appoggio, e in particolare l'articolazione del ginocchio, deve piegarsi il più possibile. La velocità dell'esercizio può venire aumentata progressivamente, sempre considerando la difficoltà di esecuzione tecnica.
È interessante vedere con quanta abilità, grazie ad un paio di movimenti veloci ed eleganti, Frank Rijkaard riesca a liberarsi di 3 avversari. Tahamata ha i suoi limiti, ma è senza dubbio in possesso di un controllo di palla perfetto e di un dribbling fulminante. Anche il suo connazionale Vandenburg possiede la tecnica e la visione di gioco necessarie per risolvere situazioni difficili. L'italiano De Napoli ci fa vedere in che modo si possono evitare gli avversari e restare contemporaneamente in possesso di palla. Questo pezzo di bravura di Maradona è passato alla storia. Un tale controllo di palla in spazi ristretti, una tale forza esplosiva, una tale velocità d'azione sono doti uniche. Ecco un tipico esempio di cambio di ritmo dei giocatori brasiliani. Prima il gioco è lento, poi all'improvviso, da una velocissima accelerazione, scaturisce la rete di Careca. Vediamo come il Marocco riesce ad impostare e concludere in gol un'azione offensiva da metà campo, semplicemente grazie a veloci ed abili movimenti. La tecnica e il controllo di palla debbono progressivamente essere adattate alle situazioni di una partita, il che significa che i vari movimenti debbono essere compiuti in spazi ristretti e a ritmo elevato. La velocità di esecuzione diventa via via sempre più importante in questi esercizi, anche se il grado di difficoltà è sempre rapportato allo sviluppo tecnico dei giocatori, indipendentemente dalla loro età. In questo esercizio la palla viene toccata in rapida successione con la parte anteriore dell'interno del piede. Ogni 5 o 6 tocchi la palla viene tagliata alternativamente a destra e a sinistra sull'interno dell'altro piede. In questo modo, oltre a migliorare il controllo di palla, si incrementa la scioltezza delle articolazioni della caviglia e dell'anca. Vediamo altri esempi interessanti. Dopo alcuni tocchi di palla di destro e di sinistro, riportare la sfera vicino al corpo con la pianta del piede e rigiocarla direttamente con lo stesso piede. Ripetere l'esercizio alternando i due piedi nell'azione di riavvicinamento del pallone. Questo movimento verrà più avanti ripreso come esercizio utile a liberarsi della palla. Dopo alcuni tocchi intermedi, fermare lateralmente il pallone alternativamente a destra e a sinistra, accarezzandolo con la pianta del piede. Migliore l'esecuzione tecnica, maggiore può essere la velocità di esecuzione. Eseguire l'esercizio precedente fermando il pallone con la pianta del piede e sospingendolo poi in avanti con l'esterno del collo dello stesso piede. Anche in questo caso al movimento si alternano brevi tocchi di palla intermedi. Come si può notare, il grado di difficoltà degli esercizi viene progressivamente aumentato in modo da garantire ad ognuno i migliori risultati tecnici. Far rotolare il pallone con l'interno del piede verso l'interno dell'altro piede, fermarlo ed effettuare il movimento in senso opposto. È importante che la palla venga fatta scorrere con l'interno del piede e non con la pianta del piede.
Eseguire lo stesso movimento dell'esercizio che abbiamo appena visto, aggiungendo una piccola serie di tocchi intermedi prima di far scorrere la palla nella direzione contraria. La quantità e la varietà dei movimenti non sono necessarie soltanto per variare gli esercizi e per allenarsi ad effettuare diversi tipi di movimenti, ma anche e soprattutto per acquisire una sensibilità di palla e una tecnica dinamica ottimali. Limitandosi ad eseguire soltanto alcuni di questi esercizi, si otterrà una preparazione sommaria. Scavalcare la palla dall'esterno verso l'interno, alternativamente con il piede destro e con il piede sinistro, e rigiocarla con lo stesso piede. Questo movimento verrà ripreso più avanti, in quanto costituisce un'ottima preparazione al dribbling. Vedremo infatti come, dopo la finta, la palla possa essere giocata in maniera assai efficace, con l'esterno dello stesso piede, senza ulteriori tocchi di palla. Può essere molto utile effettuare questo esercizio muovendosi tra paletti posti a triangolo o a quadrilatero, abituandosi così ad agire in spazi più ristretti. Stoppare la palla con la pianta del piede e giocarla diagonalmente in avanti con l'altro piede, dietro la gamba d'appoggio. Effettuare un rapido movimento circolare e giocare la palla in direzione opposta con l'interno dello stesso piede. Dopo alcuni tocchi di palla intermedi, stoppare nuovamente la sfera e ripetere il movimento. Grazie a questi esercizi i giovani riescono a divertirsi durante gli allenamenti e ad acquisire nello stesso tempo fiducia in se stessi e dimestichezza col pallone. Far girare la palla con la parte anteriore della pianta del piede, alternativamente a destra e a sinistra, accompagnando il movimento con una rapida rotazione, ed effettuare poi alcuni tocchi di palla. Come per la maggior parte degli altri esercizi, anche in questo caso viene migliorata l'elasticità e la scioltezza delle articolazioni della caviglia e dell'anca. Inoltre, questi movimenti spettacolari saranno più avanti utilissimi per proteggere la palla dall'attacco degli avversari. Stoppare il pallone con l'interno del piede, effettuare una rapida rotazione e avvicinare il pallone al corpo con la pianta dell'altro piede. Muoversi quindi nell'altra direzione con brevi tocchi di palla e ripetere l'esercizio. Anche questo esercizio può essere effettuato giocando la palla tra due paletti. Avvicinare a sé la palla con la parte anteriore della suola e girarsi rapidamente portando la palla vicino al corpo con la suola dell'altro piede. Effettuare alcuni tocchi di palla nella nuova direzione e ripetere l'esercizio. Nelle immagini introduttive abbiamo potuto osservare come Maradona abbia fatto uso di questo movimento per spiazzare l'intera retroguardia inglese. Lo stesso Vandenberg ci ha dimostrato come fare liberarsi del pallone mettendo in pratica proprio questa tecnica. Effettuare lo stesso movimento dell'esercizio che abbiamo appena visto, facendo scorrere il pallone con la pianta del piede e stoppandolo con il collo dello stesso piede. Dopo aver effettuato i consueti tocchi di palla intermedi, si può ripetere l'esercizio. Questa tecnica può essere vantaggiosamente praticata tra paletti disposti a triangolo o quadrilatero. Ora potrete ammirare una lunga sequenza di bellissime azioni in cui il tema principale è il colpo di testa. Abbiamo visto andare in gol il paraguaiano Romero. Assistiamo ora allo splendido colpo di testa del francese Stopira.
Osservate questo 1-2 di testa esibito dai giocatori russi e concluso in rete da Zavarov. Un altro colpo di testa vincente è quello dell'argentino Valdano contro la Bulgaria. Osservate come Maradona supera un avversario scodellando al centro un perfetto traversone per il colpo di testa vincente di Buruchaga. In queste immagini relative ad un incontro tra Feyenoord e PSV Eindhoven vediamo Gullit colpire di testa e battere inesorabilmente Duisburg. Su uno dei celebri cross ad effetto di Cruyff vediamo intervenire con perfetta scelta di tempo l'attaccante Reisenbrink. Ancora Cruyff con la maglia del Feyenoord. Ottimo il suo assist su calcio di punizione per il colpo di testa vincente di Penny Winstakers. Grazie a questo colpo di testa la Bulgaria agguanta il pareggio contro l'Italia. Stilisticamente apprezzabile questa girata di testa di Ruggeri durante l'incontro Argentina-Corea. Nulla può il portiere belga Pfaff contro l'angolato colpo di testa del messicano Quirarte. Spettacolare questa rete di Butragueño, dopo la deviazione di testa del suo compagno di squadra Camacho. Anche contro l'Argentina l'inglese Lineker non ha perdonato. Il belga Jan Kolemans sa farsi valere anche nel gioco aereo. Osserviamo come il tedesco occidentale Kuhlmann riesce a sfruttare di testa un cross di Uli Hoeneß. Il centravanti Dieter Müller, su questo pallone alto, non lascia speranza alla difesa avversaria. Ecco uno dei 3 gol messi a segno da Paolo Rossi contro i brasiliani al Mondial spagnolo. Ammiriamo ora il 100° gol brasiliano in competizioni valide per il campionato del mondo. Lo segna naturalmente Pelé, saltando più in alto e con migliore scelta di tempo rispetto al difensore italiano. Il cross è di un altro grande, Rivellino. Quando vediamo i grandi del calcio segnare in questo modo ci sembra tutto facile. In realtà tutto questo è frutto di un costante allenamento e di una grande sensibilità di palla. Inoltre, per un allenatore è molto importante sottolineare i progressi dei giovani calciatori in seno al gruppo e dialogare con loro per meglio comprenderne le difficoltà e le carenze. Progressivamente è bene creare durante l'allenamento un clima adatto alla competizione, così da stimolare i giovani negli esercizi col pallone. Far scorrere la palla lateralmente, colpendola col collo del piede alternativamente a destra e a sinistra. Riportarla indietro con la suola dello stesso piede, effettuare alcuni tocchi di palla nell'altra direzione, quindi ripetere l'esercizio con l'altro piede. Può sembrare un esercizio difficile, ma non lo è per chi come questi ragazzini, avendo effettuato gli esercizi di base senza tocchi intermedi, ora può disporre di un buon senso di palla e di una buona tecnica. Colpire la palla in avanti con il collo del piede, stopparla con la suola, effettuare una rapida giravolta e riportare la palla vicino al corpo con la suola dell'altro piede. Effettuare poi alcuni tocchi di palla intermedi con entrambi i piedi e ripetere il movimento. Ci si può allenare a questo movimento anche in gruppo, muovendosi su e giù tra 2 paletti. Colpire la sfera in avanti, questa volta con l'interno del piede, stopparla con la suola dell'altro piede, effettuare una rapida giravolta e riportare la palla vicino al corpo con la suola del primo piede.
effettuare poi alcuni tocchi di palla e ripetere l'esercizio nell'altra direzione. Tutti questi esercizi sono ideali come compito a casa, da svolgere cioè al di fuori delle normali sedute di allenamento. Il fatto che da nessuna parte si vedono ragazzi allenarsi da soli con la palla non è certo dovuto alla pigrizia o alla mancanza di iniziativa. Semplicemente non sono abituati ad effettuare questi esercizi neanche nella loro squadra e quindi non sanno come fare per migliorare le loro capacità. Stoppare la palla con la pianta del piede e con l'interno dell'altro piede o con la parte anteriore della pianta girare la sfera intorno alla gamba d'appoggio e spingerla nell'altra direzione. Effettuare alcuni tocchi intermedi e ripetere l'esercizio. Spesso i calciatori professionisti incontrano maggiori difficoltà nell'eseguire questo tipo di esercizio rispetto ai ragazzini che qui vediamo esercitarsi. Questo succede perché non tutti i giocatori affermati hanno migliorato passo dopo passo la loro tecnica e il loro controllo di palla. Stoppare la palla con la pianta del piede, spingerla in avanti con il collo dell'altro piede e farla girare intorno alla gamba d'appoggio, aiutandosi con la parte anteriore della suola e spingendola nell'altra direzione. Effettuare alcuni tocchi di palla intermedi e ripetere il movimento, partendo con l'altro piede. Vediamo ora come questi ragazzini mettono in pratica le tecniche sul controllo di palla che hanno appreso. Divisi in due squadre di 3 giocatori, a turno 2 di essi giocano 1 contro 1, mentre il terzo giocatore aspetta tra i paletti. L'alternarsi delle sostituzioni avviene senza interrompere il gioco. Benché gli esercizi effettuati in allenamento non siano ancora integrati in situazioni di gioco reali, i ragazzi hanno così l'opportunità di provare spontaneamente, seguendo la loro ispirazione, tutte le tecniche e tutti i movimenti di base che consentono di mantenere il possesso e il controllo del pallone. Hanno già tanta fiducia in se stessi che spesso, quando hanno il pallone tra i piedi, si dimenticano che anche i loro compagni di squadra vorrebbero entrare in possesso di palla per poter, a loro volta, divertirsi e mostrare la loro abilità. Questi ragazzini di soli 8 anni hanno già molta voglia di imparare e con la loro inesauribile energia si dedicano a questi esercizi per poter fare sfoggio delle loro capacità durante le partitelle. È veramente bello vederli imparare in fretta, giocando e divertendosi. Far scorrere il pallone accompagnandolo con l'interno del piede verso l'interno dell'altro piede. Con la pianta dello stesso piede riportare la sfera sotto il corpo, effettuare brevi tocchi intermedi e ripetere l'esercizio. Inevitabilmente l'esercizio viene svolto partendo con lo stesso piede, quindi è bene alternare le esecuzioni di destro e di sinistro. Lentamente, ma con sicurezza, i ragazzi in questo modo assimilano i movimenti corretti, che effettueranno poi in rapida successione durante le partite. Con la pianta del piede riportare indietro la sfera e sospingerla lateralmente con l'esterno dello stesso piede. Scavalcare quindi il pallone con l'altro piede e riprendere a giocarlo con brevi tocchi prima di ripetere l'esercizio. In questi esercizi, come avete notato, il giocatore effettua 2 movimenti diversi, uno di seguito all'altro. Quando questi ragazzi saranno padroni di tutti i movimenti necessari, scopriranno l'utilità di allenarsi anche al di fuori degli allenamenti della loro squadra e troveranno sempre più piacevole esercitarsi col pallone.
Riportare il pallone sotto il corpo e sospingerlo nell'altra direzione con l'esterno del piede. Quindi, con lo stesso piede, riportare con la suola il pallone dietro la gamba d'appoggio e spostarlo lateralmente con l'interno del piede stesso. Ripetere più volte la successione dei movimenti. Grazie alle molteplici possibilità di allenamento, i giovani calciatori possono apprendere meglio seguendo spontaneamente la loro ispirazione senza interventi esterni. Alternativamente a destra e a sinistra, stoppare la palla, scavalcarla con l'altro piede e riprendere a giocarla con l'esterno del piede stesso. Effettuare questo esercizio per tutta la lunghezza del campo. Osservate come questi ragazzini si trovino a loro agio nell'eseguire in maniera perfetta la finta sulla palla, una delle tecniche più efficaci per scartare l'avversario. Nonostante la giovane età, il loro senso di palla e la loro tecnica sono già notevoli. Sospingere lateralmente la palla con l'esterno del piede. Con un breve movimento eseguito con la pianta e con l'interno dello stesso piede, rigiocarla nell'altra direzione. Ripetere l'esercizio alternando ogni volta il piede di partenza. Questo movimento viene effettuato singolarmente da ragazzini di 6 anni e con alcuni tocchi di palla intermedi da ragazzini di 8 anni. Fingere di colpire la palla d'esterno e colpirla invece d'interno nella direzione opposta, stoppandola poi con lo stesso piede. Ripetere l'esercizio iniziando il movimento con l'altro piede. Grazie agli esercizi che abbiamo mostrato, questi ragazzini danno già prova di un discreto talento, ma soprattutto dimostrano di aver sviluppato una notevole sensibilità di palla. La pratica quotidiana con la palla e le loro sempre più frequenti iniziative spontanee durante le partitelle costituiscono la base per raggiungere grandi traguardi. Allenarsi solo un paio di volte alla settimana per qualche minuto con i compagni di squadra non è sufficiente per diventare campioni. Con queste partitelle 3 contro 3, in cui un giocatore di ciascuna squadra funge da portiere, i ragazzi imparano molto di più rispetto ad una partita vera e propria con squadre di 11 giocatori. Infatti, con una classifica e dei punti in palio, vincere diventerebbe più importante che sviluppare la tecnica e la creatività calcistica dei giovani. E questo ovviamente sarebbe assurdo. A quest'età è dunque meglio far giocare i ragazzini anche in partite contro altre squadre in formazioni di 3 contro 3, 4 contro 4 o al massimo 5 contro 5, abituandoli a cercare di eseguire il maggior numero di azioni tecniche.
In queste immagini possiamo vedere in azione i migliori giocatori del mondo, che ci dimostrano come creare e sfruttare le occasioni da rete. Gullit sfrutta così una perfetta combinazione con Van den Berg. Con questa singolare triangolazione con De Witt, Van den Berg segna anticipando l'uscita del portiere. Da quella posizione tutti si aspettano il cross. Invece Cruyff tira direttamente e segna con un delizioso pallonetto ad effetto. Dopo un rapido scambio con l'Arby, Cruyff intuisce la posizione avanzata del portiere dell'Haarlem e lo scavalca con un precisissimo tiro. Marco Van Basten stringe verso il centro e, vedendo il portiere avversario fuori dai pali, lo beffa con un astuto pallonetto di sinistro. Anche Ruud Gullit, dopo uno scambio con Van den Berg, opta per il pallonetto. Maradona è un vero specialista del pallonetto e in queste immagini lo vediamo farsi gioco dei portieri avversari con imparabili tiri di precisione. Anche Giresse dimostra di conoscere bene questa tecnica. Il suo perfetto assist manda in gol Fernandez. Bellissima questa triangolazione iniziata e conclusa da Tigana sull'uscita del portiere. Non potevamo dimenticarci di Platini e dei suoi calci di punizione. Ancora Van Basten in azione. Lo vediamo liberarsi di un avversario e scavalcare inesorabilmente il portiere. Cruyff era veramente imprevedibile. Osservate come da posizione estremamente angolata inventi uno strepitoso pallonetto di esterno destro. Una pagina d'antologia. Pelé riceve il pallone nella propria metacampo e fa partire un incredibile tiro che finisce fuori di un soffio. Chiudiamo questa serie di azioni di gioco con il fuoriclasse tedesco Franz Beckenbauer. Prima lo vediamo nelle vesti di regista, con la sua inconfondibile eleganza e la sua tecnica perfetta. Da questa bella apertura scaturisce un tiro che si stamperà sul palo. Qui invece possiamo ammirare Beckenbauer come rifinitore durante la finale di Coppa del Mondo del 74. La palla viene caricata ad effetto con un colpo d'esterno destro per aggirare la barriera olandese. Il calcio ai massimi livelli è bello proprio perché lo praticano giocatori in possesso di tecnica e senso di palla perfetti.